Questo libro è nato dallo speciale legame affettivo che l'autore ha con la sua terra d'origine, con l'intento di formalizzare e registrare una lingua viva e ricca di tradizione popolare e letteraria. Infatti il vocabolario contiene ben 3.300 voci e 3.540 esempi, inoltre anche in fondo una ricetta tipica fiorentina in cui tutti vi potrete poi dispensare a farla, e poi ci sono proprio nel finale tutti gli artisti fiorentini degli anni che si sono susseguiti, tra Dante, Leonardo da Vinci, i Medici, tutta la famiglia Medici, e c'è proprio tutta una biografia dei maggiori artisti che si sono susseguiti nel tempo e che hanno vissuto a Firenze o sono nati a Firenze e anche nella Toscana, perché ci sono anche artisti che non sono fiorentini, però per esempio Boccaccio, che era di Certaldo, il Botticelli, che era di Firenze, o Galileo, che era di Pisa, il Della Robbia, Donatello. Potete veramente leggere tutto, quindi è veramente un bellissimo libro, veramente un vocabolario molto bello che vi consiglio di leggere e comprare. Il lettore, oltre alla ricchezza di materiali, unica per un'opera di questo genere, troverà anche, come vi ho detto prima, delle preziose indicazioni, sia fonomorfologiche che grammaticali, che lo aiuteranno anche ad avvicinare il complesso organismo del vernacolo fiorentino e del dialetto toscano di ieri e di oggi. E vi posso veramente dire che il vocabolario è una testimonianza, è una suggestione tra passato e futuro, è un libro veramente da custodire gelosamente e donare con tutte le precauzioni del caso anche a figli, nipoti e amici, cioè proprio un bellissimo regalo. Il vernacolo fiorentino. Cos'è il vernacolo fiorentino? Per chi non lo conosce, il termine vernacolo è una scelta consapevole, affettuosa per indicare il dialetto fiorentino-toscano che è parlato dalla gente vera del posto. Il vernacolo quindi è proprio un dialetto che uno sente parlare nei mercati, nei bar, si parla in famiglia, si parla tra amici e quindi è proprio una seconda lingua, se vogliamo dire. Il libro è illustrato come un piccolo manoscritto di altri tempi, con stemmi, citazioni popolari e cornici, ma ciò che colpisce davvero è il contenuto. Ogni parola è spiegata con ironia, con affetto e spesso accompagnata da esempi che ti fanno anche sorridere. Prendiamo per esempio alcune parole, una parola tra le tipiche fiorentine è bischerata, che vuol dire sciocchezza, una cosa detta con un tono fiorentino che però diventa quasi poetica. Oppure c'è la famosa parola ganzo, che tutti quando vengono in Toscana non riescono a capire se è solo quando si parla dell'amante, cioè il ganzo, ma anche una persona simpatica ma ostile, cioè se un ganzo, cioè quando uno incontra una persona e dice dai oggi sei veramente ganzo. Ganzo si dice anche per anche un'espressione di sorpresa, quando uno dice ganzo, è proprio bello questo libro è veramente ganzo. Poi ci sono anche le storpiature dei nomi propri, le espressioni gergali tipiche delle nonne, le parolacce naturalmente ne troverete tantissime, e ci sono sia quelle bonarie che anche quelle meno bonarie, però le parolacce in Toscana e in bocca anche ai fiorentini e a tutti i toscani diventano quasi musicali. Lasciatemi il termine, lasciatemi passare il termine musicale. L'autore Stefano Rosigalli non è quindi un accademico, però è un vero fiorentino, è un appassionato della sua città e del suo modo di parlare. Ha pubblicato anche altri testi sulle curiosità e i misteri di Firenze, però con questo vocabolario ha voluto salvare un intero patrimonio orale. È ideale secondo noi anche per le scuole, volendo per gli insegnanti che vogliono far riscoprire agli studenti la ricchezza del proprio territorio. Anche per chi vive lontano da Firenze,
però porta sempre nel cuore le parole che solo lì hanno un certo sapore. Proprio l'autore dice in prima pagina: custoditelo gelosamente e insegnate il dialetto ai figli, ai nipoti, agli amici, affinché non si estingua. Alla fine del libro c'è una sezione che si chiama grammatica in fiorentino, dove viene proprio espressa, prima di tutto viene descritta la divisione della Toscana, perché la Toscana è divisa in centrale, orientale, meridionale e occidentale. La centrale c'è il toscano più puro, che è quello di Firenze e di Siena. Poi c'è l'orientale che va da Arezzo a Chiusi, che ha un po' di influenze umbre. C'è la meridionale, che è a sud del Monte Amiata, con influenze del Lazio, e anche Grosseto per esempio. Se andiamo in Maremma, o se andrete in Maremma, o siete stati in Maremma, si sente proprio una cadenza laziale, quasi romana. E poi c'è l'occidentale, che è Livorno, Pisa e Lucca, e sono legate anche al Ligure, con influenze emiliane, ma questo soprattutto Massa e Carrara. Ci sono delle caratteristiche generali del dialetto, espresse molto bene, divise, c'è proprio la fonetica toscana, con la famosa H, l'aspirazione della H, e la famosa C che sparisce, perché chiunque venga in Toscana fa sparire la C, cioè la C non esiste più, quindi infatti io ho tanti amici che non sono toscani e a volte prendono un po' in giro di questo fatto della C, la C che sparisce, che viene mangiata dal nostro bellissimo dialetto. Quindi vi consiglio di leggere anche l'ultima parte, che è molto interessante, così potete scoprire anche le differenze tra i vari dialetti proprio toscani. Il dialetto toscano è anche famoso per i suoi tagli di parole, per esempio il famoso fare. Il vero toscano non dice fare, dice fa. Per esempio c'è tutta una pagina dedicata a, per esempio, fare le bizze, fare le bizze, di qualcuno permaloso e puntiglioso, a volte sono i bambini, è detto per esempio un bambino quando fa le bizze è un bambino che è un po' inquieto. Fare le boccacce, cioè prendere in giro, fare le osse come le acciughe, cioè senza testa. Questo perché le acciughe nelle lattine sono tutte senza testa. Allora il fiorentino dice: tu fai le cose come le acciughe, tu fai le cose senza pensarci prima. Fa le mattane è anche famosissimo, e sentito tantissimo che fa le mattane e che sei andato fuori di testa. Oppure fare le nozze coi fichi secchi, voler fare le cose in grande stile senza avere la possibilità e ottenere così un risultato mediocre. Fare le ore piccole, fare le ore piccole, cioè fare tardi. T'ha fatto le ore piccole ieri sera, C'è il fiorentino che mette sempre la cadenza: ieri sera sei andato a letto tardi, vero? Tu hai fatto le ore piccole. E così avanti, veramente divertente, e veramente vi potete anche cimentare a fare per un giorno il toscano, a leggere per una sera o una giornata intera anche con gli amici, a leggere tutti i vocaboli del vocabolario di Stefano Rosigalli. Se vi è piaciuto questo video, lasciateci un commento. Se conoscete anche una delle parole toscane e volete scrivercela nei commenti, siamo disponibili a tutti i vostri commenti, fateci sapere. Diteci se avete anche voi delle parole introvabili o che non avete mai sentito. E se volete iscrivervi al nostro canale di Editamundi ci farebbe tantissimo piacere, quindi seguiteci per altri viaggi tra i libri, tra le culture e le lingue, e ricordate sempre che la lingua è un ponte e ogni parola, se condivisa, può diventare una casa. Un abbraccio grande quindi da tutti noi di Editamundi e anche un grande saluto dalla bellissima Firenze, dalla bellissima Toscana, e a presto, alla prossima. Buona serata.